Adesso stiamo andando a Nusa Pedina, stiamo per prendere la barca, siamo gli ultimi ad imbarcarci come al solito ritardatari, ma ce l'abbiamo fatta, correndo e sudando come delle bestie. Che dici? Sei contenta che ce l'abbiamo fatta? Siamo finalmente imbarcati, è stato difficilissimo come sempre, siamo arrivati dal second, ci aspettavano tutti, ma siamo abituati così. Ciao a tutti, ci troviamo finalmente al nostro secondo spot balinese e siamo a Meket Bungalow, che è una struttura che si trova a nord-ovest dell'isola, e abbiamo scelto questa struttura prima di tutto perché abbiamo trovato un prezzo scontatissimo e seconda cosa perché è molto ben posizionata. Infatti è molto vicina a Crystal Bay, che è una spiaggia, insomma una baia bellissima qui dell'isola, e è molto vicina anche a Gamat Bay, che è di fatto uno dei migliori spot, se non il miglior spot dell'intera isola per fare snorkeling, che siamo arrivati qui a Nusa Pedina senza neanche avere, diciamo, l'alloggio, e proprio perché abbiamo prenotato all'ultimo momento però abbiamo trovato una struttura che normalmente costa una settantina di euro a notte, più o meno a metà prezzo. I bungalow sono molto molto belli e la struttura, questa piscina che è praticamente condivisa con altri, sono 5 bungalow in totale all'interno. Stamattina avevamo fatto un piano, Amy aveva fatto un piano bellissimo, ci siamo alzati alle 6 di mattina, abbiamo fatto un piano della miseria per fare lo swap, il cambio con la nonna che si finge Amy per non svegliare i bambini praticamente, ed era già in panico perché insomma saremmo dovuti stare fuori tutta la mattinata. Invece cosa è successo? Il taxi è cancellato in ultimo momento, nessuno A quell'ora proprio voleva alzarsi a venire a quella ora, quindi alla fine alle 7 abbiamo deciso che cambiamo il programma, rimaniamo una extra notte sull'isola per vedere qualcosa perché non siamo riusciti ad andare da nessuna parte, però andiamo in uscita con la barca e vediamo l'Amante, forse in caso siamo proprio fortunati. E quindi diciamo da una sfortuna iniziale abbiamo deciso di convertirla in qualcosa di super positivo, abbiamo deciso di prenotare questa gita per cercare di vedere le manta ray, che sono le mante, in uno spot particolare, quindi andremo tutti con la barca. Questa mattina avevamo deciso di andare a Kalinkin Bay da soli, di lasciare i bambini qui e con la nonna, perché Kalinkin Bay è una spiaggia che è difficilmente raggiungibile con i bambini, c'è una scalinata enorme e è un po' pericoloso, e col fatto che comunque Filippo cammina bene però si stanca facilmente, è ancora un bimbo piccolo, e Nicole invece è ancora nello zainetto, non ce la sentivamo più di tanto, quindi avevamo pensato di lasciarli dormire un po' di più, di farla levataccia noi per vedere questo posto da soli e passare qualche ora un po' romantica io e Amy. E invece vabbè, è saltato tutto il piano e dicevamo l'abbiamo sostituito con questa uscita per andare a cercare le mante, dove andremo invece tutti insieme, e domani al mattino ci alzeremo sempre presto e proviamo a ripetere questo piano. Devo dire che Nusa Pedina a me sta piacendo tantissimo. Ieri siamo stati a mangiare già in 2 posticini, uno appena arrivati, diciamo a 5 minuti dall'attracco con le barche, che si chiamava Sunny Caffè, e di fatto ce l'hanno consigliato i locali del posto, che non appena siamo
sbarcati, ci hanno assalito più che accolto, ci hanno assalito per cercare di venderci il tragitto in taxi, però abbiamo trovato un ragazzo molto simpatico che ci ha dato questa dritta per il ristorante e ci ha aspettato per portarci poi al nostro alloggio, naturalmente pagandolo. E invece la sera siamo stati a Pagoda Varung, che è quest'altro ristorante dove abbiamo preso però takeaway perché io stavo lavorando e sono rimasto qui con Filippo. Veramente buonissimo, i prezzi ottimi, meno costoso di tutto che abbiamo mangiato finora. I prezzi migliori in assoluto di tutti i ristoranti in cui siamo stati fino adesso. È arrivata anche Nicole che si è svegliata ed è stata traghettata da noi dalla nonna e che con sorpresa ci ha trovato qua. Stava già pensando che fossimo a metà del nostro tour mattutino, invece siamo ancora qui nel bungalow a bordo piscina. E dicevamo, per concludere, il posticino qui è veramente bellissimo, c'è anche, dopo vi faremo vedere qualche immagine, c'è anche una piccola palestra all'aperto qui che affaccia sulla piscina con 2 pesi, ecco, e i tappetini per fare un po' di yoga piuttosto che esercizi a corpo libero, e è super tranquillo, non c'è nessuno. Io sono proprio senza parole e credo sia una location per chi viene a Nusa Pedina da testare assolutamente. Nel frattempo è arrivata la colazione e ci siamo fatti portare la colazione qua in piscina, che tra l'altro è inclusa all'interno, diciamo, del pernottamento. Ci sarà la floating breakfast, quindi questa cosa che mi sogna da una vita. A me non mi interessa più di tanto, però è carina, instagrammabile, è una roba simpatica. L'acqua non è caldissima, quindi non so se resisteremo. Dei due Amy è quella freddolosa, io sono più resistente. Vediamo se riusciamo a fare tutta la colazione in piscina o meno. Comunque è carina l'idea ed è inclusa all'interno proprio del costo del pernottamento. Non è una sboronata che abbiamo fatto solo per fare le foto, ecco, per dovere di cronaca. Buono! Andiamo a vedere dei pesci bellissimi. E poi bisogna mettere la maschera? Sì, ti metti la maschera. Nicole si sta buttando in acqua.